amiche ed amici, quest'oggi vi facciamo vedere come preparare in casa delle gustose melanzane sott'olio. È una delle classiche ricette di famiglia a cui tengo tantissimo e che oggi vi svelerò. Se vi piace lasciateci un commento giù in fondo al video e ricordatevi di iscrivervi al canale se ancora non lo siete. Vi lasciamo quindi al procedimento. Per iniziare la nostra ricetta ci occorrono soltanto 3 ingredienti, ovvero delle melanzane, dell'aceto di vino bianco, del sale fino. Vi occorrerà poi un boccaccio di questi belli grandi in cui andremo a mettere le melanzane affettate, ovviamente un tagliere ed un coltello. Iniziamo quindi sbucciando ed affettando le melanzane. Man mano che li affettiamo li andremo a mettere nel boccaccio che abbiamo preparato. Questa è una ricetta a cui io tengo molto perché è la classica ricetta di famiglia che viene tramandata di generazioni in generazioni e vi consentirà di fare delle melanzane sott'olio fatte in casa davvero buonissime e credetemi in un tempo relativamente breve. Non vi do delle quantità precise né di sale né di aceto perché vado un po' ad occhio, nel senso ogni 2 o 3 melanzane metto un pizzico di sale e un po' di aceto. Le melanzane poi rilasceranno dell'acqua di vegetazione che andrà ovviamente buttata. Se non avete un barattolo così grande potete ovviare anche con altri contenitori, l'importante è che siano abbastanza grandi da darvi possibilità di movimento. Capirete quello che intendo man mano che andremo avanti col procedimento. Vedete, all'incirca questo è lo spessore che dovete realizzare tagliando le melanzane. Quindi non molto doppio, ma nemmeno sottilissimo. Quando avrete tagliato 2 o 3 melanzane andremo a mettere sale ed aceto. E soprattutto, il passaggio più importante, dovete schiacciare le melanzane così da far uscire tutta l'acqua in eccesso e lasciarle così ben sottili e molto bianche. Dovete applicare tutta la forza che avete, rigirandole anche da sotto. Vedrete che man mano che farete questa operazione le melanzane rilasceranno acqua, l'eccesso andrà buttato. Ad esempio, se trovate delle melanzane con molti semi interni, io vi consiglio di non metterle, non sono un problema alla fine, giusto per evitare di avere questi semini poi nei barattoli, questi li vado a scartare. L'unico problema di quando si preparano così tante melanzane è che le mani potrebbero oscurirsi. Se ciò vi crea un problema, potete tranquillamente utilizzare dei guanti. Io non lo faccio perché sinceramente in cucina mi piace sentire gli odori e le consistenze degli ingredienti. L'associo a tanti ricordi. Questo non per divagare, ma per farvi capire quanto è importante la cucina per noi. Viene associata a dei ricordi, per questo noi abbiamo intitolato il nostro canale Passione Ricette di Margi, perché la cucina è una vera e propria passione. Ora vi faccio vedere, vedete quanta acqua è uscita? Adesso continueremo a schiacciare. Guardate, questa non è tutta aceto,
L'80% di questo liquido è appunto l'acqua delle melanzane. Utilizzate tanta forza, arrivate fino in fondo e riportate sopra. In questo modo le melanzane saranno ben schiacciate e risulteranno molto bianche. Fateci sapere se anche voi avete una ricetta legata ad un particolare ricordo. Intanto vi faccio vedere quanta acqua è uscita. Completiamo quindi le melanzane. Quando avrete completato di tagliare tutte le melanzane, le avrete condite quindi con sale e aceto e schiacciate per bene, dovremo utilizzare questo attrezzo. Sinceramente non so come si chiami, è un coperchio retinato che serve per tenere giù le melanzane così da non farle diventare nere, ossidarle quindi con l'aria. Se non l'avete potete utilizzare anche semplicemente un piattino o comunque qualcosa che schiacci le melanzane in modo da farle andare a fondo. Guardate quanta acqua è uscita. Parte di questa adesso lo andrò a buttare perché non mi serve, l'importante è che le melanzane siano coperte. Dovranno quindi restare così per almeno 24 ore, quindi potremo passare alla fase 2. Trascorse le 24 ore possiamo procedere a preparare e a condire le nostre melanzane. Quindi vedete, andiamo a togliere il tappo, preparate un colapasta e una bacinella sotto, rivestitela con uno strofinaccio pulito e andiamo a strizzare le melanzane. Dobbiamo eliminare tutto l'aceto e il sale in eccesso. Con l'aiuto dello strofinaccio andremo a strizzare ulteriormente le melanzane. Vedete ancora quanta acqua è uscita. Quando non ci sarà più acqua e aceto, verseremo le melanzane all'interno di una ciotola capiente e li andremo a condire. Per condire andremo ad usare semplicemente dell'olio extravergine di oliva, del peperoncino fresco, del prezzemolo fresco e dell'aglio. Iniziamo innanzitutto versando l'olio, tagliamo il prezzemolo, il peperoncino, l'aglio e rigiriamo il tutto. Non lasciate aria. Ora andremo a ricoprire i barattoli di olio. Non richiudeteli subito perché ci dobbiamo assicurare che tutto l'olio scenda, non vi siano spazi vuoti e se necessario bisogna rabboccarli. Infatti vedete qui se ne è assorbito tanto. Con un coltello aiutatevi a far scendere l'olio fino in fondo. Questa operazione è forse la più importante perché è quella che ci permetterà di conservare le melanzane a lungo nel tempo, senza rischi. Quindi ripetetela anche più volte se necessario.
Dovete mettere tanto olio quanto le melanzane ne possono assorbire. Non li chiudiamo subito, attendiamo per vedere se ancora olio scende e le nostre melanzane saranno pronte. Se la ricetta vi è piaciuta, come sempre vi invitiamo a lasciare un commento in fondo al video, un like, a condividere il video o a iscrivervi al canale se ancora non lo siete, attivando la campanellina di notifica che vi avviserà ogni qualvolta pubblicheremo un nuovo video. Alle prossime ricette, ciao a tutti da Margi!